Benvenuti nelle conversazioni di pratica in italiano. Siete pronti a esercitarvi e diventare più fluenti? Iniziamo! Ciao John, come stai oggi? Ciao Lisa, sto bene, grazie. E tu? Anch'io sto bene. Oggi voglio parlare delle abilità di ascolto. Pensi che ascoltare sia un'abilità importante in italiano? Sì, lo penso. Ascoltare è molto importante. Ti aiuta a capire ciò che le persone dicono e ad imparare nuove parole. Sono d'accordo. A volte trovo difficile capire quando le persone parlano velocemente. Voglio migliorare le mie abilità di ascolto. Hai qualche idea su come farlo? Sì, ho alcune idee. Uso alcuni metodi semplici per esercitare le mie abilità di ascolto ogni giorno. Ottimo! Quali metodi usi, John? In primo luogo, ascolto canzoni in italiano. Mi piace ascoltare canzoni lente e leggere i testi. Questo mi aiuta a sentire chiaramente le parole. Anche a me piace la musica. Ascoltare canzoni è divertente e rende l'apprendimento più facile. Guardi anche film o serie TV? Sì, lo faccio. Guardo film in italiano con i sottotitoli. All'inizio, uso i sottotitoli nella mia lingua, e poi passo a quelli in italiano. Questo mi aiuta a capire i dialoghi. Sembra utile. Io spesso guardo cartoni animati in italiano. Parlano lentamente e usano parole semplici. I cartoni animati sono una buona scelta per i principianti. Sono facili da seguire e molto interessanti. Ascolto anche dei podcast. Ci sono molti podcast brevi su argomenti quotidiani. Sono ottimi per esercitare l'ascolto. Non ho ancora provato i podcast. Puoi consigliarne uno? Certo, mi piace un podcast chiamato Pratica di ascolto in italiano. Ha storie brevi e un linguaggio chiaro. È ottimo per migliorare le abilità di ascolto. Darò un'occhiata. Eserciti anche l'ascolto in altri modi? Sì, pratico con esercizi di ascolto su app linguistiche. Questi esercizi pongono domande semplici su ciò che ascolti. Mi aiutano a concentrarmi sull'idea principale. È una buona idea. Uso anche un'app linguistica. Mi piacciono gli esercizi che ripetono le parole e le frasi. È più facile ricordarle. La ripetizione è molto importante. Quando ascolti le stesse parole molte volte, le impari meglio. Concordo. A volte ascolto la stessa canzone o guardo lo stesso breve video più volte. Mi aiuta a capire ogni parola. Esatto. Provo anche a parlare con i miei amici in italiano. Facciamo conversazioni semplici e io ascolto le loro domande e risposte. Questa pratica mi rende più sicuro. Parlare con gli amici è molto utile. Ti aiuta a usare ciò che hai imparato e migliora anche le tue capacità di ascolto nel frattempo. Pratichi l'ascolto in classe, Elisa? Sì, il nostro insegnante spesso fa ascoltare brevi clip audio. Ascoltiamo e poi rispondiamo a delle domande. È un buon modo per esercitarsi. Mi piace quel metodo. Nella mia classe ascoltiamo anche dialoghi e poi ne discutiamo. Mi aiuta a imparare nuove parole e a capire diversi accenti. Gli accenti diversi possono essere una sfida, ma è importante apprenderli. Provo ad ascoltare relatori di diversi paesi. È una buona idea. Mi aiuta ad abituarmi a diversi modi di parlare. A volte trovo che l'inglese americano e quello britannico suonino molto diversi. Sì, lo sono. Pratico guardando film americani e britannici. È interessante sentire accenti e pronunce diverse. Voglio provare anche io. Penso che esercitarmi con vari accenti mi aiuterà a diventare un ascoltatore migliore. John, hai degli obiettivi per la tua pratica di ascolto?
Sì, ne ho. Cerco di ascoltare per almeno 30 minuti ogni giorno. Fisso anche piccoli obiettivi, come capire una nuova canzone o una storia breve. È una buona abitudine. Cerco di praticare per 20 minuti ogni giorno. Scrivo le parole e le frasi nuove che sento. Scrivere nuove parole è molto utile. Mi aiuta a ricordarle meglio. Rivedo anche le mie note ogni settimana. Ho intenzione di farlo anche io. Rivedere aiuta a imparare e a mantenere alta la motivazione. Lisa, cosa trovi più difficile nell'ascolto? A volte trovo difficile capire quando le persone parlano molto rapidamente. Mi sento persa e non so cosa dire. A volte mi sento così anch'io. Quando il discorso è veloce, perdo alcune parole e l'idea principale. Sì, può essere frustrante, ma cerco di riascoltare e rallentare l'audio se posso. Molte app hanno un'opzione di velocità lenta. Uso spesso questa funzione. Mi aiuta a cogliere ogni parola. È un ottimo consiglio. Userò anche io l'opzione di velocità lenta quando pratico. Hai altri suggerimenti per migliorare le abilità di ascolto? Penso sia importante essere pazienti e praticare regolarmente. Le abilità di ascolto migliorano col tempo. Non dovresti arrenderti se all'inizio è difficile. Sono d'accordo. Mi ricordo che ogni piccola pratica mi rende migliore. Inoltre, cercare di capire l'idea principale, anche se non si colgono tutte le parole, è molto utile. Sì, ascoltare per l'idea principale ti aiuta a seguire la conversazione. Spesso mi chiedo, di cosa si tratta? Prima di ascoltare. È una buona strategia. Rende la pratica di ascolto più facile e interessante. Lisa, hai una canzone in italiano preferita che ti aiuta a praticare l'ascolto? Sì, mi piace la canzone Laid Back dei Beatles. Le parole sono chiare e la musica è dolce. La ascolto spesso e canto insieme. Anche a me piace molto quella canzone. È molto rilassante e facile da capire. Mi piace anche Count on Me di Bruno Mars. I testi sono semplici e il messaggio è positivo. Sono ottime scelte. Ascoltare canzoni con un bel messaggio rende l'apprendimento divertente. A volte stampo i testi e li leggo mentre ascolto. Mi aiuta a vedere le parole e a capire il significato. È un'ottima idea. Proverò a farlo con le mie canzoni preferite. La musica rende la pratica piacevole e aiuta a ricordare le parole. Lisa, pratichi l'ascolto mentre fai altre cose. Sì, spesso ascolto audio in italiano mentre cucino o pulisco. È un buon modo per esercitarmi senza perdere tempo extra. Faccio lo stesso. Ascolto podcast mentre cammino o prendo l'autobus. Rende il mio tempo libero utile. Ascoltare mentre faccio altre attività mi aiuta a imparare e a rilassarmi allo stesso tempo. Mi piace usare le cuffie così posso sentire chiaramente anche in un luogo rumoroso. È un buon consiglio. Usare le cuffie fa una grande differenza nella qualità del suono. Lisa, hai notato dei miglioramenti nelle tue abilità di ascolto? Sì, ho notato. Riesco a capire più parole e mi sento più sicura quando parlo con i miei amici. Trovo anche più facile seguire film e serie TV. È bello sentirlo. Anche io ho migliorato. Posso ascoltare brevi notiziari e capire i punti principali. Mi sento felice quando riesco a capire un'intera canzone o una storia breve senza aiuto. Dimostra che la mia pratica sta funzionando. Ogni piccolo miglioramento è un motivo per festeggiare. Concordo.
Continuerò a praticare ogni giorno perché voglio migliorare ancora di più. Lisa, hai intenzione di continuare a praticare le abilità di ascolto in futuro? Sì, ho in programma di praticare l'ascolto ogni giorno. Voglio migliorare il mio italiano così posso studiare all'estero e parlare con persone di diversi paesi. È un buon obiettivo. Anche io voglio migliorare il mio italiano per viaggiare e fare nuove amicizie. Credo che buone abilità di ascolto ci aiuteranno in molte situazioni, come a scuola, al lavoro e nei viaggi. Sì, ascoltare è la chiave per capire e comunicare bene. Sono felice che ne abbiamo parlato oggi. Ho imparato molte nuove idee per migliorare le mie abilità di ascolto. Sono contento che abbiamo avuto questa conversazione. Condividere i nostri metodi rende l'apprendimento più divertente e interessante. Grazie per i tuoi consigli, John. Proverò a usare l'opzione di velocità lenta, ascoltare podcast e guardare film diversi. Di nulla, Lisa. Sono felice di condividere le mie idee. Continuiamo a praticare insieme. È più divertente imparare da amici. Sì, sono d'accordo. Non vedo l'ora della nostra prossima sessione di pratica. Magari possiamo parlare di lettura o abilità di conversazione la prossima volta. È un'ottima idea. Sono sempre felice di aiutare i miei amici a migliorare il loro italiano. Grazie per questa bella conversazione, John. Ho imparato molto oggi. Grazie, Lisa. Ho apprezzato il nostro dialogo sulle abilità di ascolto, continuando a praticare e aiutandoci a vicenda. Ottimo lavoro! Vuoi praticare il tuo italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche così non perderai nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.